Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Acquario o ascendente Acquario, o solo per i più esperti anche Luna e Venere in Acquario. Andiamo a vedere cosa ti sta per accadere, quindi video sempre valido dal momento in cui lo guardi, e andiamo a vedere quale messaggio ti porta l'evento che sta per accadere sotto forma di spirito, perché come vi insegno sempre gli eventi sono enti, entità, spiriti, dei, numi, daimones, sono portavoci di uno spirito. Andiamo a vedere cosa ti sta chiedendo lo spirito, la vita attraverso questo evento e qual è il dono che ne consegue. Allora, partiamo. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia visione, consapevolezza, gioia e libertà. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Qual è l'evento, lo spirito che arriva? Qual è l'evento che arriva? Guarda, pace. La temperanza mi parla di un evento che porta pace, un evento che porta equilibrio. Laddove non c'era equilibrio, c'era tensione, perché se arriva un evento che porta pace significa che era magari agognata questa pace o questo equilibrio, no? Quindi un evento che porta pace, equilibrio. La temperanza mi parla di comunicazioni che arrivano, comunicazioni che liberano, comunicazioni che mettono pace, equilibrio delle energie, equilibrio degli opposti, quindi un evento che porta pace, armonia, può essere anche una fase della tua vita in questo momento che arriva, questa fase di equilibrio, di pace, di serenità. È molto bella questa carta e vediamo cosa ti chiede la vita. Quindi è lo spirito della temperanza e lo spirito dell'angelo della temperanza è proprio il tuo amante mistico, no? Come vi insegno sempre nello sciamanesimo, nell'estasi sciamanica. Chi fa le masterclass con me lo sa benissimo, chi sta facendo la pratica dei 21 giorni lo conosce benissimo. La pratica la trovate qua sotto all'info box. La temperanza è l'angelo della temperanza per la cristianità è l'angelo, no? L'angelo custode, ma ancora prima era lo spirito guida, l'amante mistico. E quindi proprio l'evento che arriva è un evento portato dal tuo amante mistico, dal tuo angelo custode, che ti porta la pace, è come se ti sentissi sorretta o sorretto, può essere una comunicazione che ti fa percepire di essere sorretta, sorretto dal tuo amante mistico, dal tuo angelo custode, di essere sulla strada giusta. Ok, vediamo la richiesta della vita. Cosa ti sta chiedendo la vita attraverso questo evento? Il 10 di coppe ti sta chiedendo, il 10 di coppe è la carta che mi parla della felicità tutto tondo, no? Di smettere di idealizzare la felicità secondo i canoni precostituiti. Quindi arriva un evento, una comunicazione bella, qualcosa che ti fa sentire in pace, non permettere alla tua mente razionale di dire a un certo punto, però se avessi pure quell'altra cosa, no? E quindi di cadere nel tranello della mente che pensa di sapere come tu ti possa sentire bene secondo i suoi parametri. Il 10 di coppe in questa posizione è la felicità idealizzata, secondo dei modelli di cultura e di riferimento che abbiamo. Quindi non permettere alla mente razionale di rovinarti questo evento bello. Va bene? Vediamo qual è il dono che ne consegue. Radicamento. Il 4 di denari è radicamento. Sentire valore in ciò che hai, in ciò che possiedi già, sentire valore che sono le basi, le fondamenta della tua cattedrale interiore ed esteriore. Cioè, se tu smetti di idealizzare una certa felicità, ossia, secondo i modelli culturali o di riferimento per essere felice devo avere quella persona lì, quella persona lì, quella persona lì, questa persona lì, se non ce li ho
sono triste, sto nell'attesa del vittimismo. Invece arriva una pace, una certa comunicazione, delle comunicazioni che portano pace, confronti belli, equilibrati. Questo a cosa ti porta se smetti di idealizzare la felicità secondo i modelli di riferimento culturali che ci hanno iniettato dentro per essere schiavi, non essere mai veramente felici? 4 di denari, c'è il radicamento nelle fondamenta. Radicamento nelle fondamenta. Essere radicati nelle proprie fondamenta ti permette di sperimentare la gioia quotidiana. Sentirsi già di avere tutto ciò che possiedi. Cioè, scusami, sentirsi già di avere, sentirsi, mi sto impappinando, sentire di avere tutto ciò di cui hai bisogno adesso, qui ed ora, sempre. Questo ti permette di costruire la felicità vera, imperitura, che nello yoga sciamanico si chiama piacere in moto, no? In modo tutto attaccato, che è l'unione con l'amante mistico. È quella gioia che non è più suscettibile dagli eventi esterni, dagli eventi della vita. E questo radicamento qui. Capito? Sai perché? Perché io vedo che arriva un evento, una fase che ha una sorta di quiete che ti disarma, e noi acquario non siamo abituati a quella quiete che disarma, no? Quindi quello che sta avvenendo è un riequilibrio profondo, si armonizza qualche cosa qua. Ehm, Qualcosa trova il suo ritmo naturale. Questo non è un evento eclatante che arriva, ecco perché ho detto una fase della tua vita, ecco perché è anche un video sempre valido dal momento in cui lo guardi. In questo momento è una fase che trova il suo ritmo naturale. È una pace che arriva quando smetti di tirare le fila, no? Perché la temperanza qua è lo spirito che ti insegna l'arte del giusto mezzo. Né fuga né attaccamento, è proprio un invito a respirare nella tua vita così com'è senza volerla correggere. C'è tutto perfetto così com'è. La vita ti chiede di smettere di idealizzare la felicità. Cioè, quando senti quell'attimo di quella sensazione di quiete, di bellezza, la mente ti dice: ma non è tutto quello che vorrei, ma potresti fare. Smetti di idealizzare la felicità, cioè non cercarla più come un'immagine perfetta, socialmente approvata, culturalmente indotta. Perché questo 10 di coppe non parla di tutto perfetto, parla di sentirti intera o intero dove sei. Ovunque sei, arriva un evento che ti porta a sentirti intera ovunque tu vada, ovunque sei. E questo evento ti permette di riconoscere che l'amore, la connessione, la gioia sono già qui anche se non assomigliano come ti avevano detto che dovevano essere. Capito? La richiesta qua che ti fa lo spirito di questo evento, di questo momento della tua vita è questo: accetta la tua forma di felicità. Accetta la tua forma di felicità. Il dono qual è? Il dono non è espanderti qua, non è aggiungere, non è cercare altro, è radicarti. Il 4 di denari qua non è chiusura, è centratura. È il diritto sacro di dire: questo è mio, questo mi basta, qui costruisco. E ti ripeto, è la possibilità di fondare la tua cattedrale interiore ed esteriore, non su modelli esterni, ma su ciò che per te ha valore vero. Capito? Cioè, arriva un evento che ti porta questa pace, come... Cioè, la pace non arriva quando ottieni di più, arriva quando smetti di allontanarti da ciò che già ti nutre adesso. Capito? Facciamo delle specifiche. Ancora di cosa parla l'evento della temperanza? Paggio di bastoni, c'è una comunicazione, una novità che ti accende, che porta guarigione, che porta bellezza, che porta pace, un qualcosa di entusiasmante che ti arriva e che ti dà serenità. Può essere una nuova idea, può essere un progetto creativo, può essere la comunicazione da parte di qualcuno che porta gioia, entusiasmo, no? Allora non rivendicare quello che culturalmente è giusto ma che tu non hai perché tu sei fatto in un certo modo.
capito? Vediamo il 10 di coppe ancora, la richiesta della vita. La luna, perché se tu idealizzi quello che ti hanno detto essere la felicità, vai incontro a delle paure sotterranee, che non sono paure tue, sono paure dell'inconscio collettivo. Cioè, mi spiego, allora, se idealizzi l'amore per come te l'hanno detto e raccontato, la felicità, diciamo, 10 coppe è la felicità a tutto tondo, no? Smetti di avere paura di quello che ti fa felice, veramente. Anche se quello che ti fa felice non è conforme a determinati canoni culturali, ma a te fa felice, smetti di avere paura di quello che a te da sola o da solo ti fa veramente felice. Perché l'idea che abbiamo di felicità ci confonde, perché non è la nostra. Molti di voi che fate le pratiche con me lo state già sperimentando, no? Vediamo un po' questo 4 di denari rispetto al dono, a questa centratura che arriva. E qua abbiamo un bellissimo appeso. Perché ti dico bellissimo? Perché il dono che arriva è il cambio di prospettiva. Tu puoi finalmente sentire che da quello che hai tu puoi costruire. Da quello che hai tu puoi costruire qualsiasi cosa, non hai bisogno di aggiungere altro. Questo è il cambio di prospettiva. Cioè non forzare gli eventi. Ti insegna a non forzare gli eventi questo appeso qua. Il grande potere del sacrum facere, di darsi, io mi do a ciò che ho già per poter costruire qualsiasi cosa. Quindi cosa la vita ti sta chiedendo adesso? La vita non ti sta scuotendo in questi giorni, quando stai guardando il video, ti rieduca alla semplicità. L'evento che sta accadendo è un riequilibrio che riaccende il fuoco, però in modo nuovo. L'energia creativa in modo nuovo. Non è un grande cambiamento esteriore questo, è una nuova curiosità verso la tua stessa vita. Il paggio di bastoni ti porta un entusiasmo leggero, pulito, non quello dell'euforia, dell'isteria, ma quello della scoperta. Stai talmente bene che vuoi scoprire. La temperanza dice non serve strafare, basta ascoltare il desiderio quando nasce. Questo evento ti riporta nel corpo, nel presente, ti invita a sperimentare quello che arriva, senza aspettative, a giocare, a fare pace con il ritmo reale della tua energia. E la vita ti chiede qua di smettere di idealizzare la felicità e di attraversare le tue emozioni così come sono, senza averne paura. La luna qua smaschera i modelli culturali, le immagini di felicità perfetta, le illusioni su come dovresti sentirti per essere appagata o appagato. Ma mica la mente te lo può dire come dovresti sentirti per sentirti appagata, appagato, perché tu lo senti già con questo evento che arriva. Quindi qua la richiesta è chiara, non cercare una gioia, come dire, accetta le tue emozioni più sotterranee con gioia. Dici cosa voglio dire? Per chi segue il cammino sciamanico con me, che state raggiungendo, veramente ogni volta che ci penso, risultati strabilianti, guarda. Allora, cosa ti chiede la vita? Di sentire le emozioni con gioia, ma non solo emozioni della felicità, anche le emozioni più sotterranee, dolce tristezza, dolce malinconia, come se fossero, perché sono i tuoi più potenti alleati per realizzare la tua creatività, la tua vera gioia. Cioè più senti, non aver paura di sentire, perché più senti, più sperimenti bellezza. Più senti emozioni ctonie sotterranee, più riesci a sperimentare emozioni sorprendenti, emozioni solari, no? Cioè permetti alla gioia lunare, fatta anche di malinconia, di dolce silenzio, di gioire con te. La vera felicità ora nasce dal sentire, non dal dimostrare. Quindi è il 4 di denari qua ti riporta al centro, ai tuoi valori, ai tuoi confini, a ciò che per te conta davvero. E l'appeso ti dice questa stabilità che conta davvero per te nasce quando smetti di rincorrere altro
e ti concedi di stare ferma o fermo dentro te stesso. Il dono qua è una nuova radice interiore. È la possibilità di costruire la tua cattedrale interiore ed esteriore non copiando modelli esterni, ma lasciando che sia la tua anima a decidere cosa vale veramente. Quindi qua mi dice che la felicità non è un'immagine da raggiungere, è uno stato che emerge con questo evento quando smetti di fuggire da ciò che senti. Allora qua mi dice che hai fatto un lavoro meraviglioso. Adesso tu non ti perdi più, ma incarni la tua verità sulla terra. Meraviglioso. Vediamo cosa ti dicono gli oracoli adesso. Cambia strada, vedi? È proprio il succo di quello che abbiamo detto. Cambia strada dalla percezione che esista una felicità standard a cui ambire, perché sta avvenendo un evento che ti porta a questo entusiasmo, che non è quello dell'euforia, proprio questo della scoperta, no? Cioè, non cercare una gioia luminosa e costante, permetti anche alla gioia lunare di esserci. Ehm, Smetti di idealizzare la felicità, di attraversare invece le tue emozioni così come sono, capito? Non so se hai visto, sicuramente molti di voi l'hanno visto, il video Acquario, il segreto proibito del tuo successo. Guarda che parla proprio di questa cosa, eh. Riguardatelo perché lo so che vi ha fatto fare dei clicconi pazzeschi quel video. Cos'altro? Hai necessità un po' di depurarti dalle negatività. Cos'è la negatività? La negatività è il giudizio che mettiamo sulle cose, la negatività di base. Il giudizio che diamo alle nostre emozioni, il giudizio che diamo agli eventi, questo è sbagliato, questo è giusto, questo, secondo dei modelli e dei parametri di riferimento culturali. Quindi depuriamoci da questa dicotomia, bene e male, giusto o sbagliato. Ciò che arriva, questo evento è perfetto per te. Alleati con le emozioni sempre e ti radichi per la costruzione di una cattedrale interiore ed esteriore. Chi sta facendo il percorso sciamanico lo sapete benissimo e questo è il risultato degli eventi che stanno accadendo, no? E lasciati sorprendere, apriti al nuovo e non dare niente per scontato. Questo è ciò che già arriva. Succede qualcosa, questo evento che c'è questo entusiasmo, che non è eccitazione, euforia a mille, è quella bellezza è quella calma che ti permette di sentire una curiosità che nasce da dentro, di sperimentarti senza aspettative. Allora lasciati sorprendere, perché questa lettura mi sta dicendo la necessità di sentire la gioia nelle emozioni più sotterranee. Nei momenti di quiete non mi viene in mente, la mente cerca sempre di aggrapparsi a qualche cosa per farti agitare. Tu come la sgami la mente? Alleandoti alle emozioni che quelle immagini ti portano. Sì, rituale erotico della Kundalini, quello che già state facendo, no? Chi non lo sta facendo lo invito fortemente a fare, come tutte le nostre sorelle stanno cambiando la realtà, realizzando magnificenze nella loro vita. Lo sappiamo bene, ci sono testimonianze, eccetera. A volte potrei leggere testimonianze e poi fare solo quello sul canale, ma non è il caso, insomma, lo vedete anche voi gli effetti, no, dell'estasi sciamanica. Cos'altro ti dice questa porta? Infatti, la porta dell'orizzonte. La porta dell'orizzonte mi dice di... Tu adesso hai una nuova prospettiva, una nuova visuale. L'evento che sta arrivando ti porta finalmente a veder nascere il sole. Allora, da qua dove ti trovi tu, ad arrivare qua dove c'è il sole, no? C'è questa strada, goditi il viaggio. Perché l'evento che ti arriva, questo nuovo entusiasmo, in questa ritrovata calma, pace, ti porterà molto lontano. Ma l'unica cosa che ti chiede lo spirito della temperanza e di quello che accade è non idealizzare la felicità, che ti dicono gli altri, ma godi di quello che c'hai, perché è quello che a te dà la vera felicità. Cambio di prospettiva, realizzi l'obiettivo, qualsiasi esso sia.
Vediamo cos'altro ti dice questa carta. Lo spirito dell'amore. Non cercare il vero amore. Cosa ti ho detto qua? Il 10 di coppe, l'amore, la gioia, la felicità. Non cercare il vero amore perché ti troverai se rimani fedele a te stesso. Cosa ti ho detto qua? Il mondo ama già la tua essenza, quindi non cambiarla per nessuno. E mi sembra che questa carta sia proprio la cornice perfetta a questa lettura. Non cambiare per nessuno, non adattarti. Tu ti potenzi con le tue emozioni sotterranee, sempre, lo sapete bene, lo sapete quanto potere state sperimentando grazie all'alleanza con la dolce tristezza, la dolce malinconia, le paure. E allora questo evento ti sta portando un nuovo entusiasmo che nasce proprio da questo equilibrio raggiunto e del grande lavoro che fate su voi stesse. E il dono è pieno radicamento per realizzare tutti i tuoi obiettivi. Wow, ragazzi miei ragazzi, non aggiungo nient'altro, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.